Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi, dato che mi sento un pochino costopato, che c'ho questa gola un poco così, ho bisogno di qualche cosa di strong che mi tira un po' sul morale. Allora preparo uno spaghetto che d'estate è veramente meraviglioso, ma è buono tutto l'anno, però d'estate è particolare, soprattutto verso mezzanotte, la sera, così uno lo prepara la salsina, poi se la tiene da parte, poi ci butta dentro due spaghetti e voilà, metteteci anche un pochino di vinello bianco, anche una birretta, con la birra ci sta pure bene. Gli spaghetti con la bagna cauda, qualche cosa di totale. Allora, ho dovuto modificare un po' la ricetta per trovare l'equilibrio perfetto per fare uno spaghetto e oggi vi presento la mia versione originale. Allora, vediamo quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Cominciamo dall'aglio, ce ne vuole tanto di aglio, io qui ho una testa e mezza di aglio, circa 50 grammi, però di quelli di cui ne abbiamo bisogno sono 35 grammi puliti. Adesso poi vi faccio vedere bene come si puliscono. Poi 35 grammi di alici, di quelle sott'olio o anche di quelle sottosale, mi raccomando, sono sottosale, sciacquatele per bene, eliminate tutto quanto il sale, tirate via i filettini, li tenete pronti. 35 grammi anche di quelli. Poi olio extravergine di oliva, 70 grammi. Stiamo parlando di una preparazione per 2 massimo 3 persone, quindi raddoppiate, moltiplicate come i pani e i pesci. Poi 20 grammi di burro, per queste dosi 20 grammi di burro, perché il burro si può mettere, si può non mettere, si può lasciare anche senza burro, però la voglio mettere perché ammorbidisce un attimino, addolcisce, rende il tutto leggermente più cremoso, e anche nella versione originale moderna della bagna cauda si può utilizzare un pochino di burro, quindi dopo, quando arriviamo a quel punto, vi dico, se la volete originale, classica, tradizionale, vi fermate qui. Se la volete invece più morbida, e poi faccio vedere quali sono le differenze, aggiungendo il burro. Spaghetti, dei begli spaghettoni, circa 250 grammi, già lo sapete, non dobbiamo andare in astinenza di spaghetti. E basta, questi sono gli ingredienti per fare la bagna cauda. Are you ready? Cominciamo la preparazione. Oh yeah! Allora, l'aglio, schiacciamo bene gli spicchi, eliminiamo la pellicina, si elimina il culotto e poi, se è fresco, non lo trovate, ma se non è freschissimo, ma è quello normale, va eliminato questo che è il germoglio. Poi lo tagliamo né troppo grosso né troppo piccolo, lo lasciamo in questa maniera e lo mettiamo all'interno di una boule. E poi dopo li pesiamo. Dobbiamo arrivare di questo prodotto esattamente a 35 grammi. Ora inseriamo l'olio all'interno di un pentolino, vedete, abbastanza piccolo, abbastanza stretto, e aggiungiamo subito a freddo l'aglio. Portiamo il pentolino sul fuoco e a fuoco basso facciamo cuocere l'aglio per circa 10 minuti. Non deve friggere, deve leggermente fare delle piccolissime bollicine. Fuoco basso. Sentite come sfrigola dolcemente, ecco. Come vi dicevo, non deve proprio soffriggere, deve solo sfrigolare. Sono passati esattamente 10 minuti, a questo punto inseriamo le alici. Abbiamo un gatto che miagola, mescoliamo bene il tutto e cuciniamo il tutto per altri 10 minuti, sempre a fuoco molto basso, fino a quando anche queste non si saranno perfettamente sciolte. Se volete potete utilizzare un piccolo frullatore, fate intiepidire un attimino, mettete tutto quanto all'interno. La cremina ottenuta la mettiamo in padella, vedete il classico colore della bagna cauda, guardate che meraviglia. A questo punto aggiungere il burro che abbiamo lasciato ammorbidire a temperatura ambiente, emulsioniamo bene il tutto
e la salsa diventa leggermente più chiara e più morbida. Perfetto, lo teniamo qua così da parte e aspettiamo che gli spaghetti siano pronti. A questo punto possiamo cominciare la cottura della pasta, quindi mettiamo un po' di sale, non tantissimo perché comunque le alici hanno ancora un residuo di percentuale di sale, però un pochino ci vuole. Molti mi chiederanno: chef, ma il peperoncino non ce lo mettiamo? Mettiamocelo un peperoncino, il peperoncino sta bene sempre. Comunque la versione, diciamo, tradizionale non prevede il peperoncino, ma io questi un paio di peperoncini, 2 o 5 ce li metto perché non sono neanche tanto piccanti, poi mi aiuteranno con la mia garganta. Mettiamo alla fine, quindi affettiamo, tritiamo così, mettiamo giusto adesso alla fine. E voilà, ci siamo, la pasta è quasi pronta, quindi accendiamo qui il fuoco e portiamo a temperatura. Guardate, stiamo raggiungendo la temperatura, vedete che inizia a schiumare. Ci siamo, possiamo scolare gli spaghetti direttamente qui all'interno. Guardate la schiuma che sta facendo, che meraviglia. E voilà, saltiamo bene il tutto. Guardate il classico colore della bagna cauda, e il profumo, ragazzi, che viene su è qualcosa di spaziale. Se dovesse essere un po' troppo asciutta, difficile, perché se seguite bene le dosi il risultato che ottenete è questo. La facciamo sfrigolare un pochino così, se la volete comunque un pochino più cremosa, facciamo un bel mestolo di acqua di cottura della pasta, che comunque ha i suoi amidi, e magicamente si mescoleranno questi con i grassi e formeranno la cremina fantastica di questo piatto. Ci siamo, arriviamo gentilmente a temperatura e andiamo ad impiattare. E voilà. E va bene ragazzuoli, vi ringrazio per la vostra attenzione. Questo è un piatto top per quest'estate, assolutamente da provare, da replicare, che vi lascerà tutti quanti senza parole. Guardate, guardate che spettacolo, ma che cosa non è. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, e poi che in tutte le librerie e in tutti gli store online trovate i miei libri, La cucina per tutti e l'arte del buon mangiare dello chef Stefano Barbato. Guarda, cioè guardala bene, guarda che meraviglia, guarda. Ma di che cosa stiamo parlando? Una meraviglia delle meraviglie della cremositaggine. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito a fare la prova dell'assaggio. Diciamo che questa è la ricetta per combattere l'influenza, lo spaghetto contro l'influenza, che con questo spaghetto vi passa tutto. Se poi ci mettete il peperoncino vi viene subito voglia di andare al mare a fare il bagno, proprio così, andiamo a fare il bagno, una birretta a fianco, vino. Voi cosa preferite, birra o vino? Bianco, rosso o verdone? E che c'ho un po' di paura perché è caldo e perché poi no? Non ho parole, che delizia allo stato puro, ragazzi, che buona, che buona. Una delicatezza incredibile. Che delizia, che buona. Fatela. Se non volete liquare, vi troverete i pezzettini di aglio, così, che sono morbidi, comunque si sciogliono, potete far... Mamma mia, che delizia, che buona. Lo quiero molto, alla prossima video ricetta vado a mangiare che ho fame, devo guarire in fretta perché... Ciao!